Willy Gnonto in Italia-Germania 1-1 di ieri sera, assoluto protagonista, ma con un passato anche nelle giovanili dell'Inter, che poi ad un certo punto, e lo vedremo in questo episodio, non ha più avuto modo di confermarlo appunto nelle proprie file ed è andato allo Zurigo in Svizzera. Ben ritrovati amiche e amici di Passione Inter, nuovo contenuto oggi incentrato su un ex primavera interista che ha fatto letteralmente impazzire i social in queste ore e stiamo parlando, come dicevo, di Willy Gnonto. È entrato durante Italia-Germania intorno al minuto 65 e il gol del momentaneo 1-0 di Lorenzo Pellegrini è arrivato proprio su assist di Gnonto. In questo contenuto quindi vi raccontiamo brevemente la storia di Willy Gnonto che, come dicevo, ha fatto parte anche della primavera dell'Inter e poi vi raccontiamo anche perché di fatto l'Inter non ha avuto modo di confermarlo nonostante stesse già iniziando a farsi notare e qualcuno già lo aveva adocchiato con un possibile futuro nel calcio dei grandi. Ben ritrovati quindi, vi ricordo, mi raccomando, un mi piace a questo contenuto se vi può interessare e un'iscrizione al canale così non vi perdete anche i prossimi, le prossime settimane saranno molto calde soprattutto in tema calciomercato, quindi mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Dicevamo, partiamo da una storia generale di Willy Gnonto. Chi è Willy Gnonto? Innanzitutto è un classe 2003, un calciatore italiano nato in Italia da genitori ivoriani, alto circa 1,70 m, quindi non un gigante da questo punto di vista. Sa giocare però in tutte le posizioni dell'attacco. Diciamo che il ruolo di prima punta è quello che meno gli si addice anche per un punto di vista di statura fisica, però gli piace giocare sull'esterno e anche da seconda punta. Il suo idolo è Leo Messi, il giocatore a cui tutti lo fanno, diciamo, assomigliare di più è Raheem Sterling, al quale peraltro si ispira anche lui stesso. Come dicevo in apertura di contenuto, ha fatto parte delle giovanili dell'Inter, ha fatto tutta la trafila dal 2012, quindi quando aveva circa 9 anni, al 2020, anno in cui, come dicevamo, si è consumato questo passaggio allo Zurigo, su cui fra poco però torniamo. Il debutto con la primavera dell'Inter è arrivato il 6 ottobre 2019, Gnonto avrebbe compiuto 16 anni dopo circa un mese ed è arrivato subito con un gol nella vittoria per 5-1 contro la Juventus, quindi un segno del destino, potremmo dire, almeno in quel momento lì. E come dicevo, qualcuno lo aveva già notato in ottica prima squadra, personalmente, caso personale, ricordo che ne parlavo già con mio papà, anche lui lo aveva notato, si parlava di questo Gnonto che dava delle sensazioni proprio importanti dal punto di vista, ricordo bene, del dribbling, dello strappo, cioè era un giocatore che aveva in maniera evidente qualcosa in più rispetto alla media di tutti gli altri. Nel 2020 è stato anche inserito nella lista dei 60 migliori calciatori nati nel 2003, stilata dal quotidiano inglese The Guardian, quindi anche diciamo all'estero per certi versi era stato adocchiato da parte di qualche osservatore. Come dicevamo, il 23 aprile del 2020 però arriva questo annuncio ufficiale che peraltro sono andato a recuperare l'articolo che trovate anche su passioneinter.com e me ne ero occupato io e infatti mi ricordavo di essere rimasto molto sorpreso di questo annuncio perché non era nell'aria il fatto che Gnonto potesse non rinnovare il contratto con l'Inter che sarebbe scaduto di lì a pochissimo. E però questo è accaduto, quindi l'Inter gli ha fatto una proposta di rinnovo, Gnonto ha deciso di non accettarla e di passare, diciamo tra virgolette, da svincolato allo Zurigo in Svizzera. Annuncio ufficiale il 23 aprile del 2020, esordio con la maglia dello Zurigo il 24 ottobre, quindi dopo pochi mesi dall'inizio della stagione successiva, all'età di 16 anni e attualmente, dopo tutto questo tempo, Gnonto ha messo insieme con lo Zurigo 59 presenze, 9 gol e 7 assist, quindi numeri non esorbitanti, però comunque direi buoni, considerata ancora l'età. Capitolo nazionale, poi vi spiego il discorso relativo all'Inter. È nato, come dicevo in apertura, in Italia da genitori ivoriani, quindi poteva scegliere se rappresentare l'Italia o la Costa d'Avorio e ha scelto l'Italia. Ha svolto anche in nazionale tutta la trafila dalle giovanili, dell'Under 16 fino all'Under 19 e poi l'esordio in prima squadra, diciamo, proprio in queste ore. Attualmente è il capitano dell'Under 19, in cui
diciamo è entrato a far parte, di cui è entrato a far parte nel 2021, e poi appunto ieri Mancini prima gli ha regalato la convocazione, anche qui abbastanza in attesa, nel gruppo della prima squadra. Ieri lo ha messo in campo al minuto 65, il pubblico era partito subito molto carico quando l'ha visto scendere in campo, e poi gli ha portato bene, perché dopo qualche minuto è arrivato questo bel assist per il gol di Pellegrini. Purtroppo poi la Germania ha pareggiato e la partita è finita 1-1. Veniamo alla questione che ci interessa di più, cioè perché l'Inter non ha tenuto Willy Gnonto. Innanzitutto vi segnalo una cosa: sul nostro canale YouTube, uno dei primi video, eravamo proprio all'inizio, lo abbiamo dedicato proprio a questa questione di Gnonto, quindi per chi ci sta seguendo in podcast ve lo lascio linkato in descrizione, per chi invece ci segue su YouTube ve lo lascio qui nelle schede. Dura circa 3 minuti, c'è il nostro Lorenzo che fa una panoramica rapida su questo passaggio di calciomercato. E dicevamo, lo Zurigo annuncia questo acquisto il 23 aprile del 2020 e afferma di essere in contatto con Gnonto già da tempo. L'Inter, che lo stava cercando di rinnovargli il contratto, incassa solo 200.000 euro come, tra virgolette, premio valorizzazione, che è il premio che viene versato dalla squadra che ingaggia un giocatore under 23 che ancora non ha firmato il suo primo contratto da professionista. E infatti quello con lo Zurigo sarebbe stato il primo contratto da professionista firmato da Gnonto. E perché accade questo? Ne ha parlato proprio in queste ore anche Roberto Samaden, che è un po' il maxi responsabile, diciamo, del reparto settore giovanile dell'Inter dopo la vittoria dello scudetto della primavera di Chivu. Samaden ha detto: vogliamo bene a Gnonto, poi a 16 anni ha fatto una scelta di rifiutare il contratto da noi proposto, che di questi tempi va accettata. Eravamo peraltro all'inizio della pandemia e quindi c'era anche tutta una sorta di incognita rispetto a quello che sarebbe accaduto anche dal punto di vista economico, e però Gnonto ha specificato poi già pochi mesi dopo il motivo della sua scelta. Lui ha detto che all'Inter comunque si sentiva a casa, di fatto è cresciuto fondamentalmente nell'Inter fin dai 9 anni, quindi era letteralmente la sua famiglia, la sua seconda famiglia e la sua casa. Cosa gli ha offerto lo Zurigo di più? Fondamentalmente gli ha offerto ampio spazio e ampio minutaggio già con la prima squadra. E questo purtroppo, ragazzi, secondo me può, anzi forse deve aprire un ulteriore discorso relativo a tutto quello che concerne il discorso dei giovani, dell'esordio dei giovani, lanciare i giovani. Lo stesso Mancini in queste ore, commentando la brutta sconfitta con l'Argentina, diceva i giovani qui in Italia non giocano praticamente mai, speriamo che arrivi addirittura qualcuno dalla Serie B e che possa mettersi in mostra. Anche nel club di Passione Inter ne abbiamo parlato a lungo, anzi colgo l'occasione per invitarvi come sempre a passare su www.passioneinter.club se volete entrare a far parte della nostra bellissima community di interisti e scambiarci opinioni quotidianamente. In queste ore molto caldo nella nostra chat del club è appunto il tema relativo ai giovani, perché di fatto Gnonto, secondo me estremamente, in maniera molto matura, ecco, diciamo, e positivamente, ha deciso di prendere questa decisione che lui stesso ha definito difficile, che però per il suo futuro di fatto è stata l'ideale, perché è evidente che non ne avremo la controprova, però quante volte in questi ultimi anni soprattutto abbiamo parlato di giovani della primavera dell'Inter promettenti, questo è forte, quest'altro è forte, poi iniziano una girandola di prestiti dalla quale 9 su 10 non escono più e rimangono ad un livello molto più basso di quanto ci si sarebbe aspettato. Una parte del problema è sicuramente magari, come dire, un eccessivo ottimismo che hanno i tifosi e gli osservatori verso dei ragazzi ancora molto giovani. Personalmente ritengo che un'altra parte del problema sia però proprio il vortice la spirale nella quale entrano questi ragazzi, che difficilmente li porta poi ad arrivare a certi livelli. Lo Zurigo ha detto a Gnonto: io ti metto già in prima squadra e ti garantisco che ti darò del minutaggio. Gnonto ha scelto di andare lì e casualmente poi adesso si sta mettendo in mostra. Ripeto, questo secondo me dovrebbe aprire dei discorsi relativi a come in Italia vengono gestiti i giovani, a come viene considerata la primavera, al tipo di, diciamo, alla qualità allenante del campionato primavera, al discorso delle squadre B che tante volte, di cui tante volte si è parlato e che poi sembra essersi già interrotto a livello proprio nazionale. A me dispiace dirlo, però casualmente il giovane che arriva dall'estero e scende in campo alla fine fa la differenza. Poi anche qui
ci sono comunque anche tanti altri calciatori che si stanno imponendo, gli stessi Barella e Bastoni nell'Inter, per non parlare di Tonali nel Milan, Zaniolo, quindi non è che in Italia fa tutto schifo, non voglio assolutamente far passare questo concetto che è molto populista secondo me e che non è neanche corretto, però secondo me se prendessimo spunto da come certe cose vengono trattate all'estero e da come i giovani all'estero magari preferiscono appunto certi scenari rispetto a quelli italiani, anche nonostante la crescita appunto qui nel nostro paese, come nel caso di Gnonto, forse potremmo migliorare un pochino il nostro movimento e portare dei benefici nel medio-lungo periodo ad una nazionale che ha vinto un europeo bellissimo, ci ha fatto letteralmente sognare in quell'estate dell'anno scorso, e però drammaticamente dopo meno di un anno sembra già finito tutto, sembra già finita la magia, sembra già finito l'entusiasmo, e questo personalmente fa molto male, almeno dal mio punto di vista. Fatemi sapere ragazzi nei commenti allora cosa ne pensate. Questa era la storia di Willy Gnonto, passato nell'Inter, presente nello Zurigo e futuro speriamo in nazionale innanzitutto e magari anche un ritorno all'Inter, chi lo sa, lo vedremo appunto nel futuro. Ripeto, fatemi sapere cosa ne pensate, se vi è piaciuto Willy Gnonto nel suo esordio in Italia-Germania e cosa ne pensate anche di tutto il discorso relativo ai giovani di cui ho parlato qui in chiusura. Vi ricordo ancora una volta passioneinter.club, mi raccomando passate, like al video e iscrizione al canale. Poi per chi ci sta seguendo in podcast vi lascio nella descrizione di questo episodio un contenuto che abbiamo proposto in questi giorni relativo alla primavera di Cristian Chivu. In questi giorni ha vinto lo scudetto e il nostro Lorenzo ha provato a dirvi quali sono i 3, 4, 5 migliori giovani della primavera che magari possono fare un salto in prima squadra nel giro di poco tempo. Se invece ci stai seguendo da YouTube, il link te lo lascio proprio qui di fianco a me, quindi mi raccomando clicca sul video e magari lasciaci un commento anche lì, così ne possiamo dibattere. Per il resto vi ricordo tutti i giorni live alle 19:30.